Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi guida speciale sulla lavorazione delle zip preforate. Cercherò di essere quanto più breve possibile, ma penso che un video simile possa essere molto utile anche da linkare alle amiche qualora ci sia qualche procedimento che ci possa essere sfuggito o qualora non avessimo appunto voglia di guardarci magari mezz'ora di tutorial per recuperare quei 5 minuti. Quindi spero di aver fatto cosa gradita e prima di passare alla vera e propria guida vi invito a iscrivervi al canale qualora non l'aveste ancora fatto e a seguirmi su tutti i miei social, vi lascio il link in descrizione. Eccoci qui con una zip preforata, nel mio caso 30 cm, nero ecopelle, che lavorerò con un cordino classico. Prendo il mio uncinetto, nel mio caso 3,5, mi inserisco in un foro con l'uncinetto e porto fuori il filo. In questo modo. Mi ancoro con una catenella e mi reinserisco nello stesso punto dal quale sono uscita, realizzando una maglia bassa, in questo modo. Ora realizzo 2 maglie basse in ognuno dei fori che ho disponibili fino ad arrivare al foro che fa angolo. Arrivata al foro che costituisce l'angolo, io devo girare la mia lavorazione, quindi entro sempre con le mie 2 maglie basse e ne realizzo una in più, creando una sorta di aumento che mi consente, vedete, di girare il lavoro, di girare la lavorazione lungo il lato corto. A questo punto, con una serie di catenelle mi porto all'altezza del punto opposto che costituisce l'angolo. Vediamo quante ne occorrono. Mi sono servite 8 catenelle, vedete? Ed ora entro nel foro che costituisce l'angolo con 3 maglie basse, esattamente come ho fatto nel punto opposto. Punto continuo con 2 maglie basse in ogni foro e replico alla fine, quindi dove sono gli angoli, la stessa operazione: 3 maglie basse in un foro, 8 in questo caso catenelle per portarmi dal lato opposto, altre 3 maglie basse e continuo con le 2 maglie basse in ogni foro fino a chiudere il giro. Una volta completato il giro, la zip è già pronta per essere applicata. Prima di spiegarvi come vado ad applicarla, voglio darvi un paio di dritte. La prima è che non è per forza necessario realizzare 2 maglie basse in ogni foro, potrete anche realizzarne una qualora voi aveste un filato più spesso di quello che sto utilizzando, quindi dovreste fare qualche prova prima di procedere per tutto il perimetro della zip, proprio per vedere qual è la resa finale delle maglie basse che poi avete sul bordo della vostra zip. Se vedete che il lavoro è molto stretto e la zip tende ad arricciare, vuol dire che dovete aggiungere una maglia in ogni foro per distendere la zip e quindi poi tutta la lavorazione. Dipende infatti dallo spessore del filo, lo spessore poi del punto. Quindi io ho scelto di realizzare 2 maglie basse e 3 maglie basse nel punto che costituisce l'angolo. Qualora voi doveste trovare difficoltà nel girare, potete aggiungere tranquillamente una maglia bassa. Io, una volta chiuso il mio giro sulla prima catenella realizzata, vado a realizzare una catenella di sicurezza, a sfilare l'uncinetto lasciandomi una lunga coda, perché sarà proprio questa la coda che io utilizzerò per cucire. Taglio il filo, prendo l'ago da lana e, posizionando la mia zip al di sopra della borsa, cucio alla lavorazione del corpo borsa la mia zip. Quindi mi rimane una cucitura completamente invisibile ed io ho ottenuto il risultato che desideravo. Io in questo modo applico la zip. In alcuni modelli di borsa potremo anche scegliere di realizzare un bordo a punto basso e quindi in quel caso
andiamo a prendere il primo punto, eccolo qui, e ad unirci con il punto del corpo borsa, con una maglia bassa bordando tutto il perimetro. Ovviamente quando ci troviamo nella parte delle catenelle, quindi nel lato corto, andiamo ad applicare la stessa procedura, prendendo una costina della catenella e tutto il punto della parte del corpo borsa. Cosa succede se vogliamo mantenere uno spessore che sia simile a quello del fondo che abbiamo utilizzato? Avrete senz'altro fatto caso che i fondi in commercio sono quasi tutti più spessi della zip, quindi non rientrano in questa misura, ma sono più spessi. Una volta realizzata la nostra borsa, anche in altezza, ci viene molto più larga rispetto alla zip. Qualora non volessimo riadattare la misura, quindi andare a cucire la zip e di conseguenza assottigliare leggermente lo spessore e invece volessimo mantenere lo stesso spessore, come possiamo comportarci? Possiamo inspessire la nostra zip lavorando semplicemente partendo dal punto centrale dei 3 che costituiscono l'angolo, eccolo qua, dei pannelli di andata e di ritorno a maglia bassa o a maglia alta. Io vi consiglio una maglia bassa perché il pannello resti più stretto e compatto possibile. Lavoriamo lo stesso numero di righe da un lato e dall'altro, ottenendo così una parte superiore di borsa che sia ampia esattamente come il nostro fondo. Io spero di avervi dato qualche dritta utile nell'utilizzo di questo tipo di zip perforata e attendo nei commenti le vostre opinioni. Magari avete anche voi qualche trucchetto da suggerire? Scrivetemelo nei commenti perché non si finisce mai di imparare. Io spero di aver fatto appunto cosa gradita con questa guida. Vi do appuntamento naturalmente qui sul canale con il prossimo tutorial. Vi invito a iscrivervi come sempre e a seguirmi su tutti i miei social. Vi lascio il link in descrizione. Ci vediamo la prossima settimana.